Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks, benvenuti nel mio studio, benvenuti nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video in cui andiamo a confrontare 8 pedali Chorus. Li vediamo qui tutti insieme appassionatamente in questa matassa e in questo groviglio. Vado subito a spiegarvi che cosa è successo, che cosa ho fatto, ma prima lasciatemi ringraziare The Live Sound per avermi inviato alcuni di questi pedali che li ho integrati con i miei proprio per poter fare questo stupendo confronto, un po' un gioco. Quindi io ringrazio The Live Sound, vi invito naturalmente a fare un salto sul loro sito www.thelivesound.com o se siete dalle parti di Torino, più precisamente a Cavagnolo, potete andare di persona in negozio. Che cosa andrò a fare in questo video? Beh, questo video è un po' così, una prova, anche un po' un divertimento, diciamo. Andrò a confrontare questi pedali dal costoso Eventide H90, siamo intorno ai 900.000 euro di pedale, all'economico Behringer UC200, che è un pedale da 20-30 euro. Quindi vediamo vari pedali Chorus, tra i più conosciuti, alcuni come l'Arion SCH1 oppure il Boss CE2 che hanno fatto storia, altri che sono appunto più economici, più diciamo così budget friendly, ok? Mentre altri che sono di nuova generazione come il Walrus Giulia o appunto l'Eventide H90. In questo caso ad esempio sto utilizzando il algoritmo del Tricerachorus, quindi sostanzialmente che avessi qui con me il Tricerachorus sempre di Eventide o l'H90 che al suo interno contiene lo stesso identico algoritmo, non cambia nulla. E quello che voglio fare io oggi qui con tutto sto casino di pedali è per così dire scoprire qual è il mio Chorus preferito senza sapere quale sto suonando. Come faccio, voi direte? Beh, io praticamente ho collegato tutto stambaradande roba qua senza sapere che pedale stavo collegando. Mi sono ingegnato un po' un sistema nei quali ho segnato nei cavi semplicemente qual è il send e qual è il return, perché ovviamente l'audio è a senso unico, e dopodiché ho aggrovigliato i cavi. Come potete vedere c'è proprio un casino di cavi, di roba che ho buttato proprio qui, che onestamente non so quale stia nel loop 1, nel loop 2, nel loop 3, non lo so, né soltanto quanto voi, lo scopriremo un po' alla volta. Quindi per me sono 8 pedali che chiameremo pedale 1, pedale 2, 6, 7, 8, ma non sapremo quale sta suonando. E ovviamente sono stato anche attento a coprire, ad esempio se vedete il LED del Warm Audio C1 o dell'Eventide H90, vedete che in cima ho messo anche là del nastro carta, perché questi sono pedali che quando arriva un input in ingresso hanno un LED che segna, quindi in questo caso sarebbe stato un indice che mi diceva quale pedale stava funzionando. In questo caso li ho coperti e quindi non lo posso sapere. Quindi tireremo i dadi, abbiamo qui anche dei dadi. Sì ragazzi, io sono un grande appassionato di Dungeons & Dragons, quindi qui ho il mio D4, il mio D8, il mio D6 o tutto quanto qui, quindi praticamente tireremo i dadi a sorte e andremo a sfidare un pedale contro un altro finché si aggiudicherà il vincitore. Naturalmente poi alla fine scopriremo quali sono effettivamente i pedali e faremo la stessa cosa però sapendo che pedale stiamo utilizzando, anche perché c'è da dire che questi pedali qua io li ho settati, li ho impostati singolarmente uno per uno, quindi senza switch looper, senza nulla. Li ho collegati chitarra, pedale, amp e me li sono regolati come piaceva a me quel pedale lì e non l'ho toccato, chiaro? Quindi queste regolazioni che troviamo qua sono quelli che per ogni singolo pedale a me piacevano di più, perché appunto non sapendo quale pedale stia attualmente suonando non posso nemmeno poter regolarli. Quindi bando alle ciance, cominciamo subito. Voglio solamente informarvi che quello che sentite
in questo video è realizzato con la mia chitarra Fender Stratocaster, che passa ovviamente attraverso la switch looper con i vari 8 pedali, e vado direttamente in ingresso. Di qua non si vede, quindi ve lo inquadro di là, eccolo là, va direttamente in ingresso al mio Brunetti Singleman. Io mi sento qua dalla cassa, non ho né cuffie né niente. Siamo naturalmente in mono, è stato applicato al segnale un po' di riverbero, che non è digitale. Il riverbero è quello suo dell'amplificatore, è il suo riverbero a molla. Bene, quello che sentiamo ora dunque è il suono pulito del mio amplificatore. Bene, cominciamo dunque a tirare il dado e vediamo quali sono i primi pedali a sfidarsi. Allora abbiamo il pedale numero 3 contro il pedale numero 7. Andiamo dunque col pedale numero 3. Passiamo al 7. Mi sembra un po' più metallico questo. Sarà un'impressione mia, faccio ancora un'altra prova. Ascoltiamo il 3. Il 7. Il 3 mi sembra un po' più morbido, poi magari avrà qualche controllo del tono, ma anche come oscillazioni sentiamo di nuovo il 3. Il 7. Il 7 sembra sto deep abbastanza pronunciato, mentre il 3 è un po' più morbido. Io scelgo il 3 e quindi qua nella mia schedina vince il 3, che passa alla battaglia successiva. Tiriamo dunque di nuovo il dado, avremo il numero 3 contro il numero 5, eccolo là. Dunque torniamo
al 3. Questo è il vincitore del confronto precedente. Andiamo sul 5. Torniamo al 3. Il 5. Il 5, vabbè, che hanno delle oscillazioni diverse, quindi eventualmente questo può essere regolato con il rate, ma il 5 ha una sorta, innanzitutto, un colore ulteriormente più caldo, molto bello, che non per forza deve essere caldo un chorus, dipende ovviamente quello che ci piace a noi. A me piace molto, soprattutto con l'astrato, ma ha un che di flanger. Se ascoltiamo sotto, ha una sorta di flanging molto, molto musicale, molto bello. Torniamo al numero 3. Possiamo provare magari col pick up al manico, 5. Definitivamente scelgo il 5 perché anche col pick up al manico, che naturalmente è più caldo rispetto alla seconda posizione, quindi centrale e ponte, secondo me il 5, a me piace sta sorta di flanging che dà, quindi il 3 perde la seconda battaglia e passa il 5. Ebbene, ora tiriamo nuovamente un'altra volta il nostro dado, dove è andato? Eccolo qua, il D8, e vediamo un po' cosa ci esce. Ci esce il 7 che è già stato eliminato, quindi tiriamo un'altra volta, eccolo qua, il 3 che è già stato eliminato, mamma mia, ed eccolo qua che esce il numero 4. Perfetto, quindi 5 contro 4. Partiamo dal 5. Sentiamo il numero 4. Andiamo sul 5. Quattro. Cavolo, sono belli tutti e due, hanno un carattere diverso, uno più cristallino, l'altro più rotondo. È difficile,
una scelta la devo fare e scelgo di nuovo il 5. Quindi 5 contro il 4, passa nuovamente il 5 che rimane in testa. Ancora un altro tiro di dadi. Diamo sempre il nostro D8 ed è uscito il numero 1. Eccolo lì. Bene, 5 e 1. Via con il numero 5. Sentiamo il numero 1. Proviamo di nuovo il 5. L'1 è, ripeto, si può sempre regolare tutto, però è molto scattoso, quindi nella battaglia 5 contro 1 continua e passa il numero 5 di nuovo. Bene, piccola interruzione, io vi invito a sostenere la mia attività abbonandovi al mio canale. Lo potete fare scegliendo uno dei vari livelli di abbonamento. In base al livello scelto avrete a disposizione vari vantaggi, come ad esempio contenuti esclusivi e l'accesso all'area di condivisione riservata. Per informazioni scrivete a abbonamenti@robyrocks.it. Grazie. Tiriamo ancora una volta il dado, sempre con sto benedetto D8, ormai li abbiamo fatti fuori tutti ed ecco che esce il numero 6. Quindi abbiamo 5 contro 6. Partiamo sempre dal vincitore, dal 5. Sei? Sei? Sono belli tutti e due, caspiterina, se è difficile. Ancora con il 6. È molto morbido, Cinque. Voglio provare a sentire senza effetti, quindi dry. Chorus numero 6. Cinque. Sei.
sa che questa volta mettiamo in difficoltà il signor 5. Sentiamo il 5. Passo questa volta la palla al numero 6 perché il 5 mi piace molto, sono molto combattuto, ma il 6 ha proprio quel chorus dentro, mentre il 5 mi piace perché c'ha un po' quella sorta di flanging. Fatemelo sentire un'ultima volta, veramente non è facile. Cinque. No, sono convinto, dai. Stavolta il 5, signori, perde la battaglia contro il numero 6. Facciamo un ulteriore confronto, quindi tiriamo nuovamente il dado. Dunque rimangono a disposizione solamente due pedali, il chorus numero 2 e il chorus numero 8. Quindi tiriamo un D6 con un valore di 1, 2 o 3 passerà il chorus 2, con valore di 4, 5, 6 passerà il chorus numero 8. Bilico, come si dice, rifacciamo, ed eccolo qui. È uscito il numero 2. Quindi avremo il chorus numero 6 contro il chorus numero 2. Partiamo sempre dal vincitore. Via con il 6. Sentiamo il numero 2. Numero 6. Numero 2. Anche qua non è mica facile perché proviamo il 6. Proviamo col pick up al manico. Il numero 2. Preferisco il 6, siamo lì, ma il 6 lo vedo con una definizione migliore delle basse e delle alte, lo vedo un po' più nitido, secondo me, e mi piace
di più, stiamo ovviamente giocando un po' con il pelo, quindi in questo caso diciamo che di nuovo nella nostra tabellina, tra la battaglia per il vincitore fra 6 e il numero 2 passa il numero 6, mentre il 2 viene eliminato. Detto questo, ci manca l'ultimo pedale, ossia il chorus numero 8. Avremo dunque la battaglia di 6 contro 8. Come al solito partiamo sempre dal vincitore, quindi dal numero 6. Partiamo sempre col pick up in seconda posizione. Sentiamo il numero 8. Sei. Decisamente di nuovo il 6. L'8 ha sto che ripeto, si può tutto regolare, però si sente che ha un'oscillazione molto marcata. Quindi di nuovo tra 6 e 8 vince il numero 6. Dunque, in base ai risultati emerge che il vincitore è il numero 6 con 3 vittorie consecutive, a pari merito con il 5 che ha anche lui 3 vittorie consecutive. Tutti gli altri chorus non hanno vinto nessuna battaglia, quindi diciamo che in questo test ci sono 2 vincitori, il numero 5 e il numero 6, che andiamo a risentirli insieme. Ecco qua i vincitori, quindi via con il numero 6. Cinque. Due chorus ben diversi, uno oserei dire, ma non so quali siano, uno di stampo più vintage, più morbido, l'altro di stampo più 80s, quindi più anni 80, quindi più cristallino, ok? Poi non si sa quale sia, però effettivamente erano i miei 2 preferiti, perché sono stati quelli che mi hanno dato un po' più da pensare, perché effettivamente quando ho dovuto scegliere se il 5 o il 6, se vi ricordate, quello è stato un po' un bel cruccio, e difatti neanche farlo apposta, sono i 2 vincitori. Bene, ma adesso dobbiamo un po' scoprire le carte. Adesso in tutto questo casino cercherò di capire qual è il 5, qual è il 6 e naturalmente quali sono anche tutti gli altri. Quindi adesso andiamo in nero un attimo e al ritorno finalmente saprò quali sono i pedali. Ebbene, eccoci qui. Wow, che rivelazione! Pensavo che una volta scoperto quale pedale fosse il vincitore, in questo caso devo parlare al plurale, i vincitori, poi magari sapendolo avrei ritrattato. In realtà sono veramente convinto, vuol dire che le mie orecchie comunque non mi ingannano. Quindi adesso vi dico quali sono. Il primo, signori, quello che faceva si tratta del Worm Audio C1. Nel secondo posto, invece, nel secondo loop, ci troviamo il Behringer Ultra Chorus. Che per quel che costa suona divinamente. Nel terzo loop abbiamo il costoso Walrus Giulia. Mentre nel quarto posto ci troviamo l'Evergreen dei chorus, ossia il Boss
CE2 Waza. Andiamo poi nel banco, quello che contiene i vincitori. Partiamo innanzitutto da uno dei perdenti, ovvero il numero 8, che altri non è che il Micro Chorus di MXR. Mentre, attenzione, il primo dei due vincitori, ricordo che i vincitori sono il 5 e il 6 a pari merito, al quinto loop troviamo Eventide H90. Che neanche farlo apposta mi piaceva, perché aveva questa sorta di flanging, 1, 2 perché risultava molto più warm, molto più caldo rispetto agli altri, e neanche farlo apposta è l'unico di digitale. Non so se questo sia digitale, non ne sono sicuro, ma comunque rispetto agli altri è l'unico che sono sicuro essere digitale, quindi alla faccia che il digitale suona freddo. E veniamo dunque al sesto posto, quindi il vincitore a pari merito insieme al grandissimo Eventide, o si tratta del Neo Clone di Electro-Harmonix o si tratta dello Stereo Chorus Arion, e in effetti si tratta proprio dell'Arion. Quindi a pari merito il vincitore è un grande classico dei chorus anni 80 che si incontra e sposa a pari merito il digitale più moderno. Mentre nel loop numero 7 c'era il Neo Clone. Bel giochino, molto interessante, soprattutto perché è divertente non sapere che cosa si sta ascoltando, quindi è una sorta di blind test, e così si riesce a dare tutto all'udito, e devo dire che il mio udito ha scelto molto bene. Naturalmente non che gli altri siano di meno, perché voglio dire, un CE2 come pure anche questo del Warm Audio, e fra l'altro a me piace moltissimo il Neo Clone. Naturalmente lo Small Clone era stato reso famoso dai Nirvana, Kurt Cobain, praticamente questo è il chorus di Kurt Cobain, per capirci. Ecco, gli altri, parlo per me, il Walrus Giulia io l'ho avuto ancora in pedaliera, è un pedale molto versatile che però per il mio gusto ha sempre suonato abbastanza sterile, abbastanza freddo. Mentre io sono sorpreso dell'Ultra Chorus di Behringer, che è un pedale, un plasticotto, è tutto di plastica sta roba, però cavolo suona da Dio. Mentre il Micro Chorus, ok, non mi fa impazzire, però con quell'unico pomello è comunque super iper mega semplice, perché indubbiamente un Eventide H90 ovviamente è un pedale da quasi 1.000 euro, mentre il Micro Chorus di MXR è un pedale che si aggira intorno ai 120-130 euro. Ecco, diciamo che sicuramente un pedale come quelli di Eventide sono molto complessi, perché vi danno una marea di parametri. Possiamo completamente cambiare suono all'Eventide, perché ovviamente essendo digitale al suo interno ha una miriade di simulazioni di chorus. Io ho scelto il chorus, quello classico, ok, quindi quello tra virgolette, definiamolo così, normale. Il Micro Chorus invece, con quell'unico pomello che mi va a regolare la velocità, il rate, nella sua semplicità comunque suona bene. Per inciso, la mia scelta
rimane la stessa, perché come ho detto all'inizio del video vedremo se una volta che so quale pedale si tratta se cambierò scelta. No, non cambio scelta, perché sarebbe stata esattamente la stessa scelta che avrei fatto se avessi saputo che cosa stavo suonando. Ebbene ragazzi, il video termina qua. Io spero che vi siate divertiti, spero anche che in qualche modo sia stato anche utile. Naturalmente lungi da me definire qual è il miglior chorus al mondo in assoluto, assolutamente. Questo video ha semplicemente rivelato qual è la mia personale preferenza, che può essere anche molto diversa dalla vostra. Anzi, vi invito a scrivere qua nei commenti qual è il chorus che vi è piaciuto di più tra questi qui. Voglio ringraziare per la realizzazione di questo video naturalmente alcuni dei miei follower che mi seguono, Marco e Luca, che mi hanno mandato rispettivamente il Behringer UC2000 e il micro chorus, e voglio ringraziare anche The Live Sound per avermi inviato il Neoclone e il Walrus Giulia. Grazie infatti a queste persone ho potuto integrare i miei pedalini, i miei chorus con altri da poter fare appunto questo confronto. Vi ricordo anche, visto che il video è sponsorizzato da The Live Sound, che potete acquistare il Neoclone e il Giulia ad un prezzo scontato utilizzando il codice sconto RobyRocks e cliccando sul link che trovate in descrizione. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio, vi ricordo come al solito di lasciare un like, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina, sono operazioni gratuite, non vi costa nulla, e naturalmente se vi fa piacere fate un salto anche sul mio sito www.robyrocks.it. Detto questo ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!